Ben ritrovati amici di Solfatara News. Dopo alcuni giorni di pausa siamo tornati nei cieli dei Campi Flegrei per documentare da vicino ciò che sta accadendo all'interno della caldera. Oggi è il 13 giugno 2026 e quello che abbiamo osservato durante il nostro monitoraggio merita una riflessione molto attenta. Chi ci segue ogni giorno sa bene che i Campi Flegrei non sono un territorio immobile. Dietro l'apparente tranquillità del paesaggio si nasconde uno dei sistemi vulcanici più complessi e monitorati al mondo. Il terreno continua a sollevarsi, la sismicità continua a interessare l'area flegrea, le fratture nel sottosuolo continuano ad aumentare, i gas vulcanici continuano a risalire verso la superficie. E mentre tutto questo accade, migliaia di persone convivono ogni giorno con una situazione che appare sempre più difficile e sempre più delicata. Prima di iniziare il monitoraggio, vogliamo parlare di un fatto che nelle ultime ore ha generato forte preoccupazione tra i cittadini di Pozzuoli. Come molti di voi sapranno, la circolazione della linea 2 ferroviaria tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei è stata sospesa a causa del rilevamento di concentrazioni anomale di anidride carbonica all'interno della galleria flegrea. La decisione è stata presa per consentire ulteriori verifiche e approfondimenti sul fenomeno, con il coinvolgimento delle autorità competenti e della Prefettura di Napoli. E qui emerge un dettaglio che non può passare inosservato. A poca distanza da quest'area si trova anche una delle scuole che nei mesi scorsi era stata interessata da problemi legati alla presenza di CO2. Due situazioni differenti, due strutture differenti, ma entrambe coinvolte da un fenomeno che ha come protagonista lo stesso gas vulcanico. La domanda che molti cittadini si stanno ponendo è inevitabile. Che cosa sta accadendo sotto i nostri piedi? Dal punto di vista scientifico sappiamo che la CO2 rappresenta uno dei principali gas emessi dal sistema vulcanico dei Campi Flegrei. Sappiamo che il bradisismo e i terremoti possono favorire la formazione di nuove fratture nel sottosuolo. Sappiamo che queste fratture possono diventare vie preferenziali per la fuoriuscita dei gas. E sappiamo che l'anidride carbonica, essendo più pesante dell'aria, tende ad accumularsi nelle zone basse, negli edifici chiusi, nei tunnel e nelle gallerie. Ma c'è un altro aspetto che sta facendo discutere. La vicenda della linea 2 è arrivata anche nelle sedi istituzionali nazionali attraverso un'interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con la richiesta di fare chiarezza sulla situazione e sui tempi necessari per il ritorno alla normalità. Questo significa che il problema non viene percepito soltanto come un disagio locale, ma come una questione che coinvolge infrastrutture strategiche per la mobilità dell'intera area flegrea. E mentre si attendono i risultati dei monitoraggi, migliaia di pendolari, studenti e lavoratori si trovano ad affrontare ulteriori difficoltà negli spostamenti quotidiani. La sospensione della linea ferroviaria si aggiunge infatti alle criticità che da mesi interessano il territorio. Lo stesso sindaco di Pozzuoli ha evidenziato il rischio che il territorio possa trovarsi sempre più isolato dal punto di vista dei collegamenti se non verranno trovate rapidamente soluzioni efficaci. A questo punto siamo decollati con i nostri droni per verificare lo stato delle principali fumarole della caldera. La prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Qui abbiamo osservato una situazione piuttosto particolare. Da giorni la fumarola mostra una pressione inferiore rispetto a quella che normalmente siamo abituati a documentare. Anche oggi le emissioni sono apparse presenti, ma decisamente meno vigorose rispetto al passato. Una situazione che a livello visivo potrebbe far pensare a una diminuzione dell'attività. Ma i dati raccontano una storia diversa. La temperatura rilevata oggi è di 111,7 gradi centigradi, un valore elevato che continua a confermare come il sistema sia ancora estremamente caldo e attivo. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara ed è qui che abbiamo osservato uno degli aspetti più sorprendenti di questo monitoraggio. La fumarola Bocca Grande continua a mostrare una riduzione significativa della pressione e del volume di vapore emesso. Chi osserva soltanto le immagini potrebbe pensare che la fumarola stia rallentando la propria attività. Ma ancora una volta i dati raccontano qualcosa di diverso. La temperatura rilevata oggi è di 187,2 gradi centigradi, un valore molto elevato,
Un dato che dimostra come il sistema continui a mantenere livelli energetici importanti nonostante la diminuzione delle emissioni visibili. Ed è qui che entra in gioco una riflessione che riteniamo fondamentale. Quando osserviamo fumarole che appaiono meno vigorose, ma che continuano a registrare temperature elevate, è inevitabile chiedersi se il sistema di degassamento stia modificando i propri percorsi all'interno del sottosuolo. Naturalmente non spetta a noi formulare conclusioni scientifiche. Questo compito appartiene esclusivamente agli enti di monitoraggio e alla comunità scientifica. Tuttavia, ciò che possiamo osservare è che il sottosuolo dei Campi Flegrei continua a cambiare, continua a deformarsi, continua a fratturarsi, continua a generare terremoti, continua a liberare enormi quantità di gas. E oggi vediamo questi effetti non soltanto nelle fumarole, ma anche nelle infrastrutture che vengono utilizzate ogni giorno da migliaia di persone. La preoccupazione dei cittadini non nasce soltanto dalle scosse di terremoto, nasce anche dalla somma di tutti questi eventi: le verifiche sugli edifici, le limitazioni in alcune aree, i controlli continui sulla presenza di gas, le difficoltà della rete dei trasporti, la sospensione della linea 2, i problemi che da tempo interessano anche altri collegamenti strategici del territorio. Tutto questo contribuisce ad alimentare un clima di forte attenzione e preoccupazione tra la popolazione. Noi continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: monitorare, documentare, osservare, raccontare. Continueremo a sorvolare Pisciarelli, la Solfatara e tutte le aree più sensibili della caldera. Continueremo a mostrarvi immagini reali e dati raccolti direttamente sul territorio. Perché oggi più che mai è fondamentale seguire con attenzione ogni evoluzione di questi fenomeni e comprendere come sta cambiando uno dei sistemi vulcanici più complessi d'Europa. Grazie a tutti per il sostegno che ci dimostrate ogni giorno. Un saluto speciale a chi segue le nostre dirette 24 ore su 24, a chi monitora insieme a noi il territorio e a tutta la grande comunità di Solfatara News. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, condividetelo con amici e familiari e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Da Solfatara News è tutto.